Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Il mio nome è Brad e lavoro per un'azienda che installa computer nelle banche. Un giorno il mio capo mi ha mandato in una piccola città dove dovevano aprire una nuova filiale e avevano bisogno di configurare il sistema informatico. Il viaggio di lavoro sarebbe durato un'intera settimana e tutti i miei colleghi avevano rifiutato. Così il capo ha mandato me. Quando sono arrivato, ho subito capito perché tutti avevano rifiutato. La città era molto vecchia, fredda e sporca. L'unica opzione di svago erano i bar, che i visitatori farebbero bene a evitare. C'erano persone scortesi ovunque. L'unico posto in città che ho visitato è stato un caffè sulla strada. Il caffè e il cibo erano disgustosi, ma non c'erano altre opzioni. Mi distinguevo tra i locali, catturando costantemente sguardi curiosi degli abitanti. L'unica persona che ho incontrato è stata una cameriera di 23 anni di nome Tiffany, una ragazza bellissima con un sorriso radioso. Abbiamo iniziato a parlare e un giorno mi ha chiesto di accompagnarla a casa. Mi ha detto che sognava di lasciare quella città perché lì non poteva mai trovare un partner. Tutti i ragazzi erano interessati solo all'alcol e al football americano. Non voleva essere la moglie di un contadino. La mia relazione con Tiffany è iniziata rapidamente e 3 giorni dopo ci siamo svegliati nello stesso letto. Ero felice, ma mi rattristava il fatto che dovessi partire tra 2 giorni. Quando l'ho detto a Tiffany, è scoppiata in lacrime e ha chiesto «Come vivrò senza di te?» A quel punto ho detto «Vieni con me». E lei si è subito calmata ed ha accettato. Abbiamo traslocato nella mia piccola casa che ho ereditato dai miei genitori. Tiffany ha iniziato a studiare per diventare parrucchiera e io ho continuato a lavorare. I primi 6 mesi sono stati una favola. Ci siamo sposati, il matrimonio è stato molto modesto con pochi amici e la madre di Tiffany, che è venuta alla cerimonia. Poi Tiffany ha chiesto a sua madre di vivere con noi perché non voleva che tornasse in quella maledetta città. Non mi dispiaceva affatto. Ci siamo trasferiti nella mia piccola casa che ho ereditato dai miei genitori. Tiffany ha iniziato a studiare per diventare parrucchiera e io ho continuato a lavorare. I primi 6 mesi sono stati una favola. Ci siamo sposati, il matrimonio è stato molto modesto con pochi amici e la madre di Tiffany, che è venuta alla cerimonia. Poi Tiffany ha chiesto a sua madre di vivere con noi perché non voleva che tornasse in quella maledetta città. Non mi dispiaceva. Un giorno la conversazione si è spostata sui figli e Tiffany ha detto «Aspettiamo». Ha spiegato che ora aveva bisogno di soldi per un'auto e sarebbe stato meraviglioso comprare una casa più grande. Ha detto che sua madre presto avrebbe trovato un lavoro e ci avrebbe aiutato. La madre di Tiffany era una bionda affascinante con un fisico molto bello. Aveva solo 43 anni e indossava abiti rivelatori. A volte ero persino spaventato a guardarla. Flirtava spesso con me, sapendo che mi imbarazzava, il che la provocava ancora di più. Un giorno ho dimenticato il pranzo che Tiffany aveva preparato per me e lei me l'ha portato al lavoro nella sua nuova macchina, che le avevamo comprato. I miei colleghi sono rimasti sorpresi nel vedere Tiffany, commentando quanto fosse bella mia moglie. Inizialmente non credevano neppure che fosse mia moglie. Il mio capo ha detto «Abbine cura, è troppo bella per te». Tiffany è venuta altre volte al lavoro. Il tempo passava e mi mandarono in un altro viaggio di lavoro. Tiffany mi salutò in lacrime. Aveva molta paura che trovassi una nuova moglie. Ho promesso orgogliosamente di rimanerle fedele. La chiamavo ogni giorno e le raccontavo come stavano andando le cose. Parlavamo a lungo ed esprimevamo il nostro amore reciproco. Tiffany si calmò e disse che si fidava di me. I miei viaggi divennero regolari. Il mio capo disse: «Brad, i nostri clienti parlano molto bene di te, quindi mandarti mi rassicura». Ero contento, soprattutto perché questi viaggi pagavano significativamente di più e avevo davvero bisogno di soldi. Un giorno tornai e vidi un orologio costoso sul tavolo della cucina.
Quando chiesi a Tiffany da dove venisse, rispose tranquillamente che sua madre Dorothy aveva un corteggiatore. Lui l'aveva visitata ieri e si era fermato per la notte. Apparentemente, dopo una notte appassionata, lo aveva dimenticato lì. Tiffany lo disse con un sorriso. Alcuni giorni dopo, ho sentito una conversazione telefonica tra il mio capo e sua moglie. Lui ha detto che aveva perso l'orologio e non sapeva dove fosse, chiedendole di cercarlo. Al momento non ci pensai molto, ma un mese dopo, tornando a casa, vidi l'auto del mio capo lasciare casa mia. Non potevo sbagliarmi, la sua auto aveva l'emblema della nostra azienda. Quando arrivai a casa, vidi Tiffany in accappatoio e il letto in camera da letto era disfatto. Mia moglie disse che era stata occupata e aveva dimenticato di rifarlo. La sua voce sembrava insicura. Era chiaro che le mie domande l'avevano colta alla sprovvista. Fu allora che decisi di installare una telecamera nascosta in casa. Per una settimana osservai di nascosto, ma non vidi nulla di sospetto. Tiffany era impegnata con i suoi compiti e conduceva il suo solito stile di vita. Ma presto mi mandarono in un altro viaggio di lavoro. Non appena arrivai, accesi la telecamera e, con mia sorpresa, vidi il mio capo. Il primo pensiero che mi venne in mente fu che fosse venuto a trovare mia suocera, ma presto capii che era lì per Tiffany. Stavano parlando in cucina e Tiffany disse: «Justin, penso che Brad stia iniziando a sospettare qualcosa». Justin, il mio capo, rispose con calma: «Tiffany, tuo marito è così stupido che non è in grado di nulla. Lo tengo solo grazie a te. Se non fosse per te, lo avrei già licenziato». Tiffany rise e disse che era completamente d'accordo. Quelle parole mi ferirono profondamente e tornai a casa. Per strada immaginavo di entrare in casa e affrontare Justin come un leone attacca una tartaruga. Quando arrivai a casa, la paura mi paralizzò. Non potevo muovermi. Justin era più grande di me e poteva facilmente sopraffarmi. Ho aspettato che il mio capo uscisse, poi sono tornato a casa. Tiffany era tranquilla e mi chiese perché fossi tornato presto. Risposi che avevo dimenticato la patente e gli attrezzi da lavoro. Poi mi offrì qualcosa da mangiare. La osservavo tutto il tempo, lei rimase calma e sicura. Fu allora che capii che attrice di talento fosse. Decisi di vendicarmi come un vero uomo. Il giorno dopo andai a casa del mio capo. Aspettai che uscisse, poi bussai alla porta. Sua moglie mi aprì, mi presentai e dissi che avevo delle informazioni molto interessanti. Mi invitò ad entrare. Quando fummo in cucina, mi offrì un caffè e iniziai il mio racconto. Dopo aver ascoltato attentamente, Penelope disse: «Perché mi racconti tutto questo? Cosa stai suggerendo?» Risposi: «Vendichiamoci su di loro nello stesso modo in cui lo fanno loro». Penelope quasi cadde dal ridere e io arrossii. Quando si calmò, disse: «So che mio marito mi tradisce con donne di dubbia moralità, ma torna sempre da me. Mi vendicherò sicuramente su di lui, ma non con qualcuno patetico come te. Ora vattene da casa mia». Come colpo di addio, disse: «Capisco perché tua moglie ti tradisce, e non la biasimo». Tornando a casa, dissi a Tiffany che sapevo tutta la verità. Mi disse tranquillamente che voleva dirmi tutto lei stessa. «Brad, sono stanca di vivere con un perdente come te. Non sei capace di nulla. Ti lascio. Justin mi ha offerto un lavoro nel suo ufficio e mi ha promesso un buon stipendio. Ora sarò in grado di mantenermi, ma probabilmente dovrai cercare un nuovo lavoro». Come disse Tiffany, tutto accadde esattamente così. Lei andò a lavorare per Justin e io fui semplicemente licenziato. Questo cambiamento di eventi fu uno shock per me. Rimasi una settimana intera in silenzio, senza dire una parola, incapace di uscire dal letto. Fortunatamente, la mia ex suocera Dorothy mi venne in soccorso, iniziando a prendersi cura di me. Disse che la vita continua e che non ci si può fermare. Mi invitò a fare una passeggiata nel parco. Presto capii i miei sentimenti e realizzai che mi piaceva la mia suocera. In passato mi trattenevo perché avevo una relazione con Tiffany, ma ora ero libero e lei non era più mia suocera. Ci innamorammo e, poco dopo il divorzio da Tiffany, ci sposammo. Sono felice che tutto sia andato così. Non so dove sia Tiffany ora, ma Justin la cacciò via dopo un mese.
Non fu una sua decisione, ma una condizione della moglie. Tiffany si trasferì in un altro stato e occasionalmente chiama sua madre, che ora è mia moglie. Tu cosa avresti fatto al mio posto? Avresti ceduto alla tua attraente suocera? Fammelo sapere nei commenti, per favore. Voglio capire cosa avrebbero fatto gli altri per sentirmi meglio. E grazie per aver ascoltato la mia storia. Alla prossima!